Nel cuore pulsante di Shibuya, Tokyo, il 2 settembre del 1961, nasceva colui che, anni dopo, avrebbe inciso il proprio nome nella leggenda del fumetto giapponese, Tetsuo Hara. Ma la sua infanzia non si svolse nei grattacieli e nelle luci abbaglianti della capitale. La sua famiglia si trasferì presto a Matsubara-danshi, un complesso residenziale nella città di Soka, nella prefettura di Saitama, dove il giovane Tetsuo cominciò a costruire giorno dopo giorno un sogno che lo avrebbe portato a cambiare il volto del manga. Sin dai primi anni della scuola elementare, Tetsuo fu rapito dal fascino delle matite e dei personaggi. Tracciava le sagome di Astro Boy e Jungle Emperor Leo, ispirato dal genio di Osamu Tezuka, e si perdeva tra le tavole di Tiger Mask, disegnato da Naoki Tsuji e scritto da Ikki Kajiwara. Il giovane Hara era affascinato dall'azione, dall'eroismo, ma anche dalla possibilità che il disegno offriva, quella di creare mondi, di dare forma alla fantasia. Alle scuole medie, mentre altri ragazzi esploravano passioni effimere, lui si immergeva nello studio del manga come linguaggio, come costruzione narrativa. Leggeva opere autobiografiche di altri autori, studiava lo yonkoma, la striscia comica a 4 vignette, per padroneggiare il ritmo e la sequenza visiva. In quegli anni nasceva in lui una certezza incrollabile: sarebbe diventato un mangaka. Frequentò la Hongo Junior e Senior High School scegliendo il corso di design e si unì al club di Gekiga, la corrente più drammatica e matura del manga giapponese. Partecipava ai concorsi indetti dalle riviste, si esercitava con dedizione e andava a visitare lo studio di Osamu Akimoto, autore di Kochikame ed ex alunno del suo stesso liceo. Quegli incontri lasciarono un'impronta profonda. Era possibile trasformare la passione in mestiere e l'arte sequenziale in una carriera. Il suo talento iniziò a farsi notare. Nel 1982 Tetsuo Hara vinse il 33esimo Fresh Jump Award con Super Challenger, una storia di pugilato che mise in luce il suo dinamismo grafico e la forza delle sue inquadrature. Lo stesso anno pubblicò altri 2 one-shot, Mad Fighter sulla rivista Fresh Jump e Crash Hero su Weekly Shonen Jump. Fu allora che attirò l'attenzione dell'editor Nobuhiko Horie, che ne intuì subito il potenziale. I disegni erano potenti, iperdettagliati, ma la narrazione aveva ancora margini di miglioramento. Fu un incontro decisivo. Horie lo mise in contatto con Yoshihiro Takahashi, autore di Ginga Nagareboshi Jin, presso il quale Hara lavorò come assistente. Parallelamente, frequentò corsi di manga diretti da Kazuo Koike, il celebre autore di Lone Wolf and Cub. La sua formazione era completa e Hara era pronto a fare il grande salto. Il suo debutto serializzato arrivò con Iron Donkey Shot, una serie sul motocross pubblicata su Weekly Shonen Jump. Durò appena 10 settimane, ma dietro quella breve esperienza si celava una precisa scelta editoriale. Horie, che credeva fortemente nelle capacità di Hara, preferì concludere anzitempo quella serie perché sapeva che l'autore poteva aspirare a qualcosa di molto più grande. E così accadde. Nel 1983, dalla collaborazione con lo scrittore Buronson, nacque un'opera destinata a entrare nella storia del manga, Hokuto no Ken, conosciuto in Italia come Ken il Guerriero. Un manga di arti marziali post-apocalittico, brutale e poetico al tempo stesso, che mescolava l'estetica di Mad Max al dramma del destino e alla filosofia orientale. La serie divenne un fenomeno di culto, vendendo oltre 100 milioni di copie in tutto il mondo e lanciando definitivamente Tetsuo Hara nell'Olimpo dei mangaka. Dopo il successo di Hokuto no Ken, Hara esplorò nuovi territori narrativi. Dal 1990 al 1993 pubblicò su Weekly Shonen Jump Hana no Keiji, un'opera in costume ispirata ai romanzi storici di Keiichiro Ryu, dove poté esprimere tutto il suo amore per l'epoca dei samurai e l'arte calligrafica della composizione delle tavole. Nel 1993, grazie all'intercessione di Kazuhiko Torishima, Hara fu coinvolto dalla Capcom nella realizzazione dei character design per il videogioco Saturday Night Slam Masters, ulteriore testimonianza della sua versatilità grafica.
5 anni dopo, nel 1998, si riunì a Nobuhiko Orie per lavorare a Konken-ryoku Oryo Sosakan Nakabo Rintaro. Ma il clima in casa Shueisha, la storica casa editrice di Jump, era cambiato. Le tensioni interne, le logiche di potere e una burocrazia opprimente spinsero entrambi a prendere una decisione radicale. Nel 2000 lasciarono la Shueisha e fondarono insieme ad altri autori la casa editrice Coamix. Nel 2001 Coamix lanciò la rivista Weekly Comic Bunch, dove Tetsuo Hara pubblicò Soten no Ken, Fist of the Blue Sky, un prequel di Ken il guerriero ambientato nella Shanghai degli anni 30. Il manga, inizialmente serializzato settimanalmente, passò a una pubblicazione irregolare dopo che ad Hara fu diagnosticata una patologia oculare chiamata keratocono, che lo rese cieco da un occhio. Una malattia che avrebbe potuto segnare la fine della sua carriera, ma che invece rivelò l'enorme dedizione dell'autore. Impossibilitato a gestire le inquadrature prospettiche e l'inchiostrazione, fu supportato costantemente dai suoi assistenti, che corressero ogni tavola sotto la sua direzione. Ma Tetsuo Hara non si arrese mai. Nel 2010, dopo il termine di Soten no Ken, annunciò un possibile ritiro, salvo poi tornare a stupire il pubblico con Ikusa no Ko, The Legend of Nobunaga Oda, scritto da Seibo Kitahara e pubblicato su Monthly Comic Zenon fino al 2022. La serie fu resa disponibile anche in lingua inglese attraverso il sito ufficiale della Silent Manga Audition Community, segno di un autore ormai globale capace di parlare a più generazioni e a più culture. Nel 2021 Tetsuo Hara rivelò il suo nuovo obiettivo: non più lavorare da solo, ma trasmettere il proprio sapere. Desiderava affiancare giovani artisti, collaborare in team, guidare le nuove leve dell'industria manga e condividere l'esperienza maturata in oltre 40 anni di carriera. Oggi Tetsuo Hara non è soltanto il co-creatore di Ken il guerriero, è una figura cardine nella storia del manga giapponese, un autore che ha saputo evolversi, reinventarsi, lottare contro limiti fisici e strutture editoriali per rimanere fedele a un'idea, che il manga è più di un mezzo di intrattenimento, è arte popolare, linguaggio visivo e trasmissione culturale. E attraverso le sue tavole, le sue battaglie interiori e la forza dei suoi personaggi continua a parlare con voce ferma a ogni lettore che sfoglia una sua pagina. Tetsuo Hara, artista visionario, ha tracciato un solco profondo nel panorama narrativo, fondendo azione, dramma e introspezione in opere che hanno segnato generazioni. La sua carriera, iniziata nei primi anni '80, è un viaggio attraverso mondi post-apocalittici, epoche feudali e introspezioni psicologiche, sempre con un tratto distintivo e un pathos inconfondibile. Tetsuo Hara continua a influenzare il mondo del manga con la sua arte potente e le sue storie coinvolgenti. La sua capacità di fondere azioni, emozione e profondità psicologica lo rende una figura imprescindibile nella storia del fumetto giapponese.